Ce l'accenni Fortaunus. Che Fortaunus era... Aspetta. Salve a tutti, mi chiamo Samuele Pagliarani, in arte Sam Paglia. Questa è la mia macchina, è una Fortaunus GXL 2003 V6 del 1971 e siamo vecchi uguali, abbiamo la stessa età. Parlerò un po' più di lei magari. È una macchina che è stata fatta in credo 200 esemplari soltanto, una macchina che non arrivò in Italia anche perché in piena crisi petrolifera era una macchina già dai consumi abbastanza elevati ed è stata appunto importata dalla Germania. La macchina non è mai stata restaurata, conserva la vernice originale, a parte qualche lavoretto di ruggine che ho fatto togliere per evitare che poi peggiorasse, però è esattamente come è stata concepita e sebbene abbia qualche segno del tempo, soprattutto negli interni, non mi preoccupa la cosa. È una macchina che io voglio vivere, per cui non mi importa di tirarla lucido per farci la passeggiata domenicale. È una macchina che utilizzo quando piove, la porto in mezzo al fango, ci faccio festa dentro, la sporco, ci prendo anche qualche bottarella ogni tanto, però fa parte della vita, cioè le nostre cicatrici poi pare inutile doverle sempre rimediare con del lifting, perché vive con me, poi se un giorno la venderò o la cederò a qualcun altro saranno beghe sue. È la mia bolla personale in cui non ho età, rimango bambino e riesco a rigenerare un suono che mi è caro, suonando dischi e componendo musica che mi riporta a quel periodo. La passione soprattutto per questo tipo di automobile è una passione che inizia nell'infanzia, è un retaggio della giovane età, quando incappavo in qualche automobile del genere, la vedevo passare, poteva essere una Opel Manta o una Taunus, e vedere queste automobili nel panorama italiano era una cosa abbastanza diversa, per cui il design che in qualche modo veniva fuori rispetto, non so, a una Fiat 127 o una 500 era a colpo d'occhio molto forte. Una parte di questo è, dicevo, dovuto al cinema, a tanto cinema che mi sono sorbito, cinema poliziesco, telefilm americani, insomma in molti film questa qui era la macchina un po' del cattivo. Il boss malavitoso aveva molte volte una macchina di linea americana, anche un po' per distinguersi, per avere un po', diciamo, questa immagine di potenza sulle altre vetture italiane. E questo ha condizionato un po' anche il mio genere musicale, perché io mi sono sempre rifatto molto alle colonne sonore americane, italiane. Bullitt è un classico del poliziesco, dell'inseguimento movie, li chiamo così io. È un brano di Lalo Schifrin che io ho trasportato per Hammond con un inizio tipicamente suspense, tipo
Lo scotto di suonare strumenti del genere, pesanti, con 1000 problematiche dovute alla tecnologia dell'epoca, e guidare una macchina che per certi versi è simile a loro, è quello appunto della scarsa praticità. Però di conseguenza il piacere che ne deriva è qualcosa di impossibile da poter avere con una macchina o con uno strumento moderno. Per cui alla fine io mi ritengo fortunato. Sebbene tanta gente dica ma come fai a portarti dietro un organo Hammond, come fai a girare con quel trabicolo? Dico ragazzi, voi non siete Sampaglia, fondamentalmente. Nuevo Ford Taunus Coupé SP. Guidare una macchina del genere è sicuramente più complesso e richiede una pazienza e un'applicazione maggiore rispetto alla guida che si può avere con una macchina moderna. Però diciamo che nel limite proprio delle sue possibilità di performance, questa macchina esige un rispetto maggiore e in un certo senso la trovo più sicura, perché comunque ho sempre una percezione dei suoi limiti, la sua velocità, il rombo stesso del motore mi indica che mi sto spingendo un po' troppo sull'acceleratore, cosa che nelle macchine moderne molte volte non si sente, per cui si può sfrecciare ai 120 come ai 60 e sembra di andare alla stessa velocità. E invece trovo che il limite poi porti a creare un'empatia come una persona a cui si vuole molto bene e di cui si accettano anche i difetti. Va vissuta. Non possiamo pensare che ci possa sopravvivere tutto questo. Noi passiamo e le nostre macchine devono passare con noi. Poi è chiaro che io dico sempre il miglior modo di conservare un'auto è quello di venderla. Perché poi se la si tiene, la si usa, la macchina invecchia con noi. Invece c'è sempre qualcuno disposto a dedicargli del tempo e delle cure più di noi, per cui a un certo punto quando una macchina non sentiamo più in grado di mantenerla, va venduta.